Bentrovati. Oggi ci occupiamo della microstriscia, o come qui viene chiamata la linea microstriscia, che è di gran lunga la struttura guidante, la tecnologia più adoperata nei circuiti integrati a microonde. È una struttura abbastanza semplice, come vedete si basa diciamo, sulla struttura bidimensionale che noi abbiamo maggiormente studiato, cioè lo slab dielettrico su un piano di massa, però su questo slab c'è sovrapposta, con le tecniche appunto dei circuiti stampati, una striscia metallica, la microstriscia appunto. In queste analisi diciamo più semplici viene trascurato lo spessore della striscia. Questo poi sarà importante anche da un punto di vista teorico quando introdurremo una procedura rigorosa per lo studio di queste strutture planari integrate, cioè il metodo dello spectral domain, ma per il momento accenniamo soltanto al fatto che queste metallizzazioni sono considerate di spessore infinitesimo. Questo in realtà è un'approssimazione abbastanza buona, perché in effetti la misura dello spessore è molto minore delle altre dimensioni in gioco. Ecco, la presenza di questa interfaccia dielettrica, il fatto che ci sono due mezzi diversi, due mezzi dielettrici diversi, ha come conseguenza, e questo l'abbiamo già visto in altre lezioni, il fatto che è impossibile che questa struttura supporti, come si dice, un modo TEM, un modo trasverso elettromagnetico, cioè avente tutte e due le componenti longitudinali secondo la direzione Z, che in realtà è questa direzione ortogonale al piano del foglio, diciamo, la sezione lungo la quale la striscia stessa si sviluppa, e dunque il modo dominante, il modo operativo non è TEM. Questo invece si verificava in una sorta di antenata della microstriscia, una struttura tuttora in uso, la cosiddetta linea a striscia o strip line, in cui in effetti c'era anche un piano metallico superiore a coprire la struttura. Questo piano metallico potrebbe benissimo esserci anche adesso, perché in realtà deriva da esigenze, come si dice, di packaging, quindi anche la microstriscia potrebbe essere in realtà coperta da questo piano, però nel caso della strip line c'era la fondamentale differenza che il materiale al centro era unico, o si trattava di un unico dielettrico nel quale la striscia era per così dire immersa, e quindi si creava una struttura a piatti paralleli omogenea, riempita di un unico dielettrico al centro del quale c'era questa striscia, e quella struttura lì poteva in effetti supportare dei modi trasversi elettromagnetici, oppure ancora mediante degli opportuni distanziatori di costante dielettrica in qualche modo assimilabile a quella dell'aria si manteneva la striscia in aria, e quindi di nuovo questa struttura poteva supportare un modo trasverso elettromagnetico. Poteva o può, perché ripeto, la strip line ancora si usa, anche se molto di meno della microstriscia. È una delle strutture minoritarie. Un'altra struttura minoritaria è la guida d'onda NRD, di cui abbiamo già parlato, e poi ci sarà la slot line, che è abbastanza usata, la guida d'onda coplanare. Insomma, non è l'unica possibilità, la microstriscia però è di gran lunga la più comune. Allora, quindi il modo operativo ha tutte e due le componenti longitudinali diverse da zero, dunque si chiama un modo ibrido, come già abbiamo visto. Però che cosa accade? Che avviene che le componenti longitudinali sono in realtà piccole rispetto alle altre componenti, cioè alle componenti trasversali. Per questa ragione il modo fondamentale si chiama spesso quasi, prendendo questo termine inglese che in realtà deriva dal latino, quasi TEM o QTEM, come viene diciamo scritto qui. Se questa struttura lavora a basse frequenze, cioè in realtà quindi alte lunghezze d'onda, e dunque la lunghezza d'onda è molto maggiore delle due dimensioni geometriche, le due dimensioni geometriche sono W, che sta per width,
che è la larghezza della striscia, e h, che sta per h, che è l'altezza dello slab, quella che chiamavamo t in altre lezioni. Quindi se queste due dimensioni geometriche, W e H, sono molto minori di lambda, in realtà invece si suppone indefinita e infinitamente larga la dimensione del ground plane, del piano di massa, allora in questo caso è possibile effettivamente approssimare il modo quasi TEM con un modo TEM, scusate, con un modo TEM, e quindi ci sono delle formule in qualche modo empiriche, delle formule di progetto, in particolare queste che riporto sono dovute a Hammerstad. In queste formule in effetti vengono utilizzate le caratteristiche del modo TEM, quindi questo modo quasi TEM assimilato a un TEM, e cioè erano quelle, ricordate, che la costante dielettrica efficace in realtà era, ossia quindi il kz su k0 era uguale in realtà alla radice di εr, questo perché per i modi TEM il k trasverso era nullo, quindi il kz era uguale al k, e quindi a k0 radice di εr, dunque kz su k0 era uguale alla radice di εr, e dunque, attenzione, un valore fisso, un valore costante. La curva di dispersione era una retta orizzontale corrispondente a questo valore, e quindi non c'era una vera e propria dispersione. Questo avveniva per il TEM. Qui comunque in queste formule, e per quanto riguardava, scusate, l'altra caratteristica, cioè l'impedenza caratteristica della linea associata, questa impedenza risultava uguale all'impedenza intrinseca del mezzo, quella che chiamavamo zeta, quindi la z0 era uguale alla zeta, cioè alla radice di μ su epsilon. In questo caso al posto di epsilon ci sarà questo valore di epsilon efficace. In effetti qui viene riportata nelle formule la costante dielettrica relativa efficace, anche se purtroppo questa è la notazione abituale, che purtroppo è ambigua, non è chiara. La R non sempre viene inserita e quindi si scrive epsilon efficace per indicare in realtà la quantità adimensionale epsilon relativa efficace. Purtroppo dobbiamo abituarci, le notazioni sono semplificate, semplicistiche se volete, e dunque queste quantità risultano in ogni modo indipendenti dalla frequenza. Hammerstad ha dato due formule approssimate, una che vale, diciamo per così dire, per la striscia stretta, cioè qui adesso si vanno a confrontare fra loro le due dimensioni geometriche, cioè si considerano due casi, uno in cui W è minore di H, quindi W su H è minore di 1, e questa poi porta a un caso limite in cui W tende a 0 e quindi in effetti la striscia si trasforma in un filo. Quindi è come se qui avessimo all'interfaccia dielettrica un filo nella direzione z, e questo problema fu studiato da Sommerfeld, è un problema classico di elettromagnetismo. Ci sono degli sviluppi molto anche difficili se si vuole studiare la cosa dal punto di vista analitico in forma chiusa, quindi comunque questo caso è in qualche maniera ricompreso in questa prima formula. Tra l'altro, se W in qualche modo tende a 0, qui questa parentesi tonda fa sopravvivere solo questo fattore 0,04, da quest'altra parte in effetti se W va a 0 questa quantità va all'infinito e dunque questa frazione sparisce. Dunque in quel caso in realtà il termine predominante della epsilon efficace è questo primo termine, cioè epsilon r più 1 diviso 2, come se, questa cosa la ritroveremo, come se il valore della costante relativa efficace fosse la media aritmetica delle costanti relative dei due materiali in gioco, e quindi la costante relativa del dielettrico εr, la costante relativa dell'aria o del vuoto 1 diviso 2, la media aritmetica. Questa invece è l'altra formula per strisce larghe, per così dire, quindi quando W è maggiore di H, nel caso limite qui invece abbiamo
una larghezza W che può tendere all'infinito, quindi allora in questo caso la struttura si mantiene tutta contenuta, il campo si mantiene tutto contenuto all'interno del dielettrico, mentre invece nel caso generale le linee di forza, anche se prevalentemente concentrate, qui sono riportate le linee di forza del campo elettrico, anche se prevalentemente concentrate nella regione dielettrica, perché ovviamente il dielettrico è il solito effetto di addensare in sé il campo, però vedete che le linee di forza comunque in qualche modo entrano anche nella regione d'aria. Notate come al solito che esse risultano sempre perpendicolari sulla superficie dei conduttori perfetti, come è la nostra condizione al contorno valida alle frequenze delle microonde. Quindi in questa seconda formula, se facciamo tendere W all'infinito, allora qui questo denominatore si trasforma nel fattore 1, e quindi questa frazione pure va a 1, e allora abbiamo εr più 1 mezzi più εr meno 1 mezzi, semplificando un mezzo e meno un mezzo viene 2εr su 2, cioè εr, perché in quel caso si crea appunto, come dicevo prima, una guida a piatti paralleli completamente riempita di quel dielettrico, e dunque si stabilisce un vero modo TEM in quella struttura, per cui la costante dielettrica efficace è, ripeto, uguale alla, alla epsilon con R del dielettrico stesso, e l'indice di rifrazione efficace che è nella radice quadrata, come accennavo prima. Poi c'è la lunghezza d'onda in guida nella microstriscia, che è stata indicata con lambda m, è naturalmente legata alla costante dielettrica efficace relativa, dalla relazione simile a quella che si ha in materiali, in mezzi materiali diversi dal vuoto. La lunghezza d'onda nel mezzo, in questo caso è la lunghezza d'onda nella microstriscia, uguale alla lunghezza d'onda in guida sarebbe, è uguale a lambda 0, quella nel vuoto, diviso la radice di epsilon RF. Questa approssimazione invece viene a accadere quando, diciamo, andiamo a far crescere la frequenza. Quindi dicevamo prima che questa approssimazione era valida per grandi lunghezze d'onda, quindi per frequenze basse. Se invece andiamo alle vere frequenze delle microonde, in realtà non è più vera. Allora in questo caso la struttura, in effetti, se vogliamo studiarla rigorosamente, come si dice in gergo, se vogliamo fare un'analisi full wave, allora implica in realtà delle relazioni, lo vedremo dopo, c'è un metodo, il metodo spectral domain, che è piuttosto complicato dal punto di vista analitico. Oppure ci sono di nuovo delle relazioni empiriche. Qui queste relazioni sono espresse in funzione, per esempio, della velocità di fase normalizzata. Ricordate che la velocità di fase normalizzata espressa dal rapporto fra la velocità di fase e la velocità di fase nel vuoto, diciamo, la velocità della luce nel vuoto, ovvero dal rapporto fra la lunghezza d'onda in guida, che avevamo chiamato lambda m, e la lunghezza d'onda nel vuoto, è un altro dei modi per esprimere il nostro kz su k0. In realtà è l'inverso del kz su k0, cioè sarebbe k0 su kz. Ricordate che k0 è sempre uguale a 2π su lambda 0, e che se il kz è reale, come in questo caso, se è uguale a un beta z oppure a un beta, la lunghezza d'onda in guida è uguale al 2π su questo beta z. E poi si può anche definire una frequenza normalizzata, cioè f', l'abbiamo chiamata, cioè il rapporto fra la frequenza e la frequenza di cutoff del primo modo TE, del primo modo superficiale TE dello slab sul piano di massa. Ricordate che nel caso dello slab sul piano di massa c'è il TM0 che non ha cutoff, arriva fino alla continua, poi invece c'è il primo TE che ha il cutoff, e la frequenza di cutoff era in realtà 1 su 4 radice di εr-1. Allora inserendo quel valore la f' risulta uguale a questa espressione, e in termini di questa f' possiamo scrivere l'espressione per la velocità di fase normalizzata, ovvero l'inverso del kz su k0. Qui
si tratta di un'approssimazione più sofisticata, perché vedete, nell'esprimere l'inverso di questo indice di rifrazione efficace appare la frequenza, perché in f' c'è dentro la f, quindi questa è una vera relazione di dispersione in cui la frequenza c'è, la dipendenza della frequenza c'è. E in particolare, andando a ritrovare l'approssimazione quasi statica, che è quella per cui la frequenza tende a zero e dunque la lambda zero, la lunghezza d'onda nel vuoto, tende all'infinito, allora in questo caso qui possiamo, il tutto tende in sostanza, c'è una semplificazione sulla radice di εr, perché se la frequenza tende a zero resta solo la radice di εr che si semplifica con questo, e la velocità di fase normalizzata non è altro che di nuovo 1 sulla radice di epsilon efficace in zero, cioè alla continua, quello statico, diciamo, quindi ritroviamo il risultato di prima. D'altra parte invece quando per frequenze più alte la lunghezza d'onda tende a zero, allora qui in effetti possiamo trascurare gli altri termini dove la frequenza non c'è, stavolta a semplificarsi c'è la radice di questo epsilon efficace statico, e dunque resta 1 sulla radice di εr, cioè quello che noi già immaginavamo asintoticamente per frequenze, per alte frequenze l'indice di rifrazione efficace tende, come al solito, in ogni caso a quello dei TEM radice di εr. Queste sono le curve di dispersione in termini di questa velocità di fase normalizzata per diversi valori del rapporto fra la larghezza e l'altezza, in particolare per la larghezza uguale all'altezza, uguale a 2 volte l'altezza, uguale a 3 volte l'altezza e 4 volte l'altezza, in funzione della frequenza. Qui vedete c'è la prima suddivisione a 10 GHz, 20 GHz, 30, 40 e 50. Ma noi siamo più abituati a vedere un altro tipo di curve di dispersione, quelle col kz su k0, vedete qui, in funzione in questo caso della frequenza nuovamente, e qui notiamo che in effetti al crescere di W su H, quindi per valori maggiori della larghezza della striscia, che si tende quindi alla situazione della guida a piatti paralleli di cui parlavamo prima, il comportamento è sempre meno dispersivo, cioè queste curve di dispersione sono sempre di più tendenti all'orizzontale, diciamo, a rette orizzontali, come sarebbero se fosse stato un vero TEM. Poi c'è una piccola appendice che riguarda degli studi in qualche modo più elevati che qui non possiamo affrontare, cioè i cosiddetti effetti di leakage. È una, diciamo, parola che indica in sostanza una irradiazione dalla struttura, un po' come avveniva per lo spettro continuo quando abbiamo parlato dello slab sul piano di massa, quando dicevamo che si innescavano dei fenomeni di rifrazione, non più di riflessione totale. Quello che accade in effetti è che mentre il modo fondamentale della microstriscia, qui ci sono di nuovo le curve di dispersione beta su K0, che viene indicato con questa notazione EH0, questa notazione con E ed H la ritroveremo o la ritroverete anche nello studio delle fibre ottiche, quindi di altre guide dielettriche a frequenze diverse. Questo è il dominante, diciamo, qui vedete la curva, anzi la retta radice di εr, poi però ci sono dei modi di ordine superiore, in particolare questi due, EH1 ed EH2. Ebbene, quello che si era verificato è che in realtà un po' aveva inibito la microstriscia nei primi periodi, ecco perché si preferiva la strip line, che era una struttura comunque chiusa a piatti paralleli che non poteva avere nessun effetto radiativo, era il fatto che questi modi comunque irradiano, e qui viene riportato sul diagramma di dispersione con un tratteggio il confine con la zona di radiazione. Allora vi ricordo che nella zona di radiazione in realtà, dicevamo, non si possono disegnare delle vere e proprie curve. Nella zona di radiazione dovremmo andare col pennello, perché disegnare una curva significa comunque in qualche modo aver discretizzato le soluzioni, cioè c'è un'equazione caratteristica che bisogna soddisfare, quindi quella seleziona un insieme discreto di soluzioni. Qui invece
nel caso dello spettro continuo l'equazione caratteristica non c'era e dunque non c'erano le curve, ma si riempiva tutta la zona in modo uniforme con un pennello. Però quando è che iniziava questa regione di radiazione nel caso dello slab sul piano di massa? Iniziava appunto in corrispondenza alla retta orizzontale beta su K0 uguale a 1. Come mai invece qui, ripeto, non posso addentrarmi nei dettagli, come mai invece qui la regione di radiazione va più su della retta beta su K0 uguale a 1 e in realtà viene delimitata da quest'altra curva che non è una curva di dispersione, attenzione bene, della microstriscia, ma in realtà è una curva di dispersione che noi già conosciamo, è quella del TM0 dello slab sul piano di massa, vedete? E cioè un modo che era sempre onda superficiale. Questa è la curva di dispersione del TM0. Allora, come mai la radiazione si innesca al TM0, cioè si innesca quando queste curve incrociano quella del TM0 e non invece quando incrociano la retta orizzontale beta su K0 uguale a 1? Bisogna vedere il contesto che c'è, cioè il contesto in cui viaggiano questi modi di radiazione, chiamiamoli così. Allora, qui nella microstriscia, qual è questo contesto? Il contesto è quello di uno slab sul piano di massa. Quindi in realtà se qui qualcosa esce, può uscire, può essere irradiato da questa struttura, dove si va a propagare, dove si troverà il nostro omino del campo che esce fuori dalla microstriscia? Si troverà, se lo intervistassimo, in una guida slab sul piano di massa. Quindi allora ci sono due possibilità in realtà di fuoriuscita, in questo caso dalla microstriscia. O si può fuoriuscire con una cosiddetta onda spaziale, che non è altro che l'onda piana uniforme che per rifrazione esce dallo slab esattamente come prima, e allora in quel caso l'insorgere di queste onde spaziali, la possibile insorgenza, si verifica quando andiamo ad attraversare la retta orizzontale beta su K0 uguale a 1, cioè si verifica in effetti al di sotto di questa retta. Quello che invece avviene qui, in questa zona intermedia, è sì la fuoriuscita di potenza, ma non attraverso un'onda spaziale, ma attraverso un'onda superficiale, cioè viene eccitato questo TM0 lateralmente nelle due regioni, diciamo a slab sul piano di massa, e siccome il TM0 si propaga per qualunque frequenza, se viene eccitato inevitabilmente porterà della potenza al di fuori, che quindi risulterà persa agli effetti del bilancio della guida, e quindi porterà ad avere un KZ complesso, anche se in realtà è tutto ancora confinato, è tutto superficiale, ma non importa, per me che sto trasferendo potenza nella direzione Z è comunque potenza perduta, potenza fuggita è comunque un leakage di potenza. E quindi adesso possiamo capire questa ultima frase che dice: se non c'è il top cover, cioè se c'è invece il top cover, ovviamente non c'è questa possibilità di fuoriuscita, ma se c'è soltanto attraverso le onde superficiali. Se invece non c'è il top cover, il leakage può anche avvenire attraverso onde spaziali quando beta su K0 è minore di 1, altrimenti invece se c'è la copertura, ricordate l'esempio della guida a piatti paralleli parzialmente riempita di dielettrico, l'onda spaziale viene comunque bloccata dai piatti e rimane soltanto la possibilità di onda superficiale. Quindi abbiamo capito che anche il discorso sullo spettro continuo è più delicato, è più sofisticato. E infine, che cosa sono questi prolungamenti, questi tratteggi? Come se io andassi a fare un prolungamento analitico. Ho usato la parola analitico che richiama l'analisi complessa, perché vi dicevo prima, quindi richiama le funzioni di variabile complessa, perché dicevo prima che quando ci sono queste perdite il KZ diventa una variabile complessa, non è più soltanto beta, ma c'è pure l'alfa. E quindi che cosa sono queste curve? Sono in realtà quelle che si chiamano le onde Vichi, cioè in effetti si tratta di una rappresentazione approssimata, però in certi casi si tratta di un'ottima approssimazione, sono delle rappresentazioni, come si dice in gergo, altamente convergenti,
di tutto lo spettro continuo attraverso poche discrete onde complesse, che sono le cosiddette onde Leakey. E queste onde complesse, essendo di nuovo un insieme discreto, si ottengono attraverso dei prolungamenti analitici delle curve nel campo reale. Quindi invece di usare il pennello uso ancora la penna, però con il tratteggio, per far vedere che si tratta stavolta della parte reale di un kz che ha anche però una parte immaginaria, ha anche un alfa z. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro e appuntamento alla prossima lezione.